Ciao a tutti, sempre sulla scia della serie Forno mio non ti conosco. Visto il caldo afoso di questi giorni, ho pensato di proporvi un'altra ricetta utilizzando la mia mitica e ormai immancabile padella in pietra. Come farei senza? Ci sto cuocendo veramente di tutto. Poco tempo, poca fatica, zero sudore, parola di mami. Per cui, dopo le sofficissime torte in padella, oggi vi proporrò i biscotti cotti nella stessa identica maniera, ma non semplici biscotti, bensì li farò ripieni di Nutella con la frolla allo yogurt al cocco, senza burro che non necessita del riposo nel frigorifero ed è ideale per l'inzuppo nel cappuccino o nel tè. Pronti in 10 minuti, morbidissimi anche dopo giorni purché chiusi bene ermeticamente e a meno che non finiscano il giorno stesso, talmente sono buoni. Vi posso garantire che andranno a ruba. Avete sentito quanti vantaggi questi biscottini? Quindi non potete farveli sfuggire. L'unica accortezza è prestare attenzione alla fiamma per non bruciarli, avere il coperchio in vetro e comunque altri consigli che poi vi darò durante il corso del video al momento della cottura in padella. All'interno di una ciotola versiamo lo zucchero, l'uovo grande, la scorza grattugiata di un limone biologico, lo yogurt greco al cocco, sostituibile benissimo con il gusto che più vi piace, e mescoliamo bene per qualche minuto. Io uso la spatolina, ma voi potreste usare tranquillamente un mestolo di legno, una forchetta oppure una frusta a mano. Amalgamato bene il tutto, aggiungiamo anche il cucchiaino di miele all'arancio, il mio preferito. Se non lo trovate potete usare tranquillamente il miele classico. Nel mentre che mescoliamo aggiungiamo anche l'olio di semi di girasole e ora la farina 00 mescolata assieme agli 8 grammi di lievito per dolci vanigliato. Mescoliamo inizialmente con la spatolina e poi procediamo ad impastare con le mani. La frolla dovrà restare morbida, quindi non dovrete cedere alla tentazione di aggiungere farina in più. Ecco, magari giusto poco poco per impastare sul piano di lavoro e per stendere poi l'impasto come vi mostrerò fra poco. È una frolla fantastica questa perché oltre ad essere profumata, che quasi sembra abbia il burro, non necessita del riposo nel frigo, ma si potrà subito stendere ed è davvero morbidissima. Potreste anche fare un'unica crostata al posto di biscotti. Vi piace quest'idea? E poi a parer mio cocco e Nutella è uno degli abbinamenti più buoni nei dolci. Eccola qui. Ora versiamo poca farina sul piano di lavoro, infariniamo il mattarello e stendiamo una sfoglia sottile di circa 4 mm. Aiutandoci poi con la spatola stacchiamo l'impasto dal piano di lavoro e con un coppapasta del diametro di 8 cm ricaviamo tanti cerchi che poi dopo dovremo farcire. Se non avete il coppapasta potreste utilizzare tranquillamente un bicchiere oppure una tazza, una scodella per creare i dischi. Vi do un'altra idea: se preferite le gocce di cioccolato, allora mescolatele all'impasto, poi stendetelo, ricavate i dischi e cuocete i biscotti così senza il ripieno, ma con le gocce di cioccolato. Una sorta di cookies. Scommetto che anche quest'idea vi piace, vero? In questo caso, essendo più sottili e più piccoli ovviamente, non avendo il doppio spessore del biscotto ripieno, potrebbero cuocere giustamente in meno tempo rispetto a questi che vi sto proponendo oggi, questi biscotti ripieni. La frolla avanzata con i ritagli si può tranquillamente rilavorare e ristendere e si procede nella stessa identica maniera fino ad esaurirla tutta. Ora prendiamo un disco di frolla, lo teniamo così sul palmo della mano e con l'altra prendiamo un cucchiaino di Nutella e lo posizioniamo al centro del disco. Delicatamente chiudiamo a mezzaluna, sollevando le estremità e pizzicandole per farle aderire bene fra loro. Se ciò non dovesse accadere, vuol dire che magari c'è un po' di farina che non permette alla frolla di attaccarsi e dunque dovrete bagnare con il dito con poca acqua, di modo che si crei una sorta di collante fra le parti.
Ripetiamo lo stesso passaggio fino a terminarli tutti e con queste dosi dovrebbero uscire fuori circa 18 biscotti ripieni. Adesso posizioniamo la padella in pietra o comunque antiaderente ma di ottima qualità sul fornello medio a fiamma bassissima. La facciamo riscaldare bene e poi adagiamo i biscotti. Posizioniamo il coperchio rigorosamente in vetro, il coperchio sopra ovviamente, e cuociamo massimo 5 minuti per lato. Ogni 3 minuti più o meno facciamo girare la padella, in questo modo la cottura sarà più uniforme. Ecco, questo è il colore che dovranno avere i biscotti. Volendo potreste lasciarli anche solo 4 minuti e infatti ho voluto fare la prova per farvi vedere con la seconda cottura com'è il colore. Il colore appunto è leggermente meno ambrato. Io però li preferisco come i primi perché mi piace sentire l'esterno più friabile proprio in contrasto con la morbidezza e la scioglievolezza del centro. Quando li voltate fate attenzione a fare un movimento rapido con il polso, così come ad esempio quando girate i pancake, ecco per intenderci. E dopo averli voltati molto velocemente rimettiamo il coperchio, di modo che poi per gli altri 4-5 minuti riescano a sfruttare bene tutto il calore e il vapore che si è creato all'interno. Una volta pronti li potremo servire con una bella spolverata di zucchero a velo e guardate come durante la lievitazione in cottura è fuoriuscita gran parte della Nutella. Mamma mia che goduriosi sono! Provateli perché sembrano delle piccole paste da bar e per la colazione sono perfetti. Ecco il mio contenitore ermetico dove li vado a conservare e già ne mancavano, ho fatto giusto in tempo a fare le foto e il video finale, vanno a ruba. Fatemi sapere cosa ne pensate e se volete altre ricette in padella. Vi abbraccio forte forte, se vi fa piacere seguitemi anche sul mio blog www.lericettedimami.it che poi vi lascerò scritto giù in descrizione nell'info box dove troverete tante ricette ordinate per categorie, tutte stampabili. Vi aspetto anche lì. Un bacione grande grande e vi rimando ai prossimi video. Ciao!